Questo aggiornamento per il mio RPG rappresenta il confine, il limite oltre il quale tutto quanto potrebbe evolversi nel migliore dei modi, oppure potrebbe sprofondare in un baratro di noia e inconcludenza. È l'aggiornamento dopo il quale dovrò scegliere in modo definitivo e irrevocabile la strada che dovrà prendere il sistema di combattimento e che deciderà per sempre tutta la sua identità. E voi, coi vostri commenti, potete, anzi dovete, aiutarmi a fare la scelta giusta, perché nonostante il gioco stia procedendo a gonfie vele, io non faccio altro che annegare sempre di più in un mare di dubbi. Ma se siete capitati in questo video per caso, riassumo in breve affinché possiate capire di cosa si sta parlando. Sto facendo un videogioco basato su una storia che sto scrivendo, volevo farlo narrativo, poi ho deciso di fare un RPG, quindi sto sviluppando un sistema di combattimento ed eccoci qui, nel pieno del suo sviluppo. Ma prima di vedere come al solito le novità di questo aggiornamento 0.8 e di disquisire sulle mie turbe mentali, ho un grande annuncio da fare. Ho finalmente reso pubblica la pagina di itch.io dedicata al videogioco della forgiatrice di lame. Questo significa che potete scaricare gratuitamente il gioco e seguire i progressi dello sviluppo senza dover per forza passare dal canale Telegram. E non solo, l'apertura ufficiale della pagina segna un momento simbolico di svolta per la crescita del progetto, perciò non posso che invitarvi a dare uno sguardo al link in descrizione. Fatemi sapere se la pagina vi piace e se avete dei suggerimenti per migliorarla. Ed è ricordandovi di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace sotto il video che cominciamo a parlare delle principali aggiunte in questa versione 0.8, cominciando da le modifiche apportate agli elementi dell'interfaccia della scena di combattimento, a partire dalle barre di calcolo dei turni. Ricordate quelle della versione 0.7? Beh, ora sono diventate così. L'icona nel mezzo divide lo schieramento dei personaggi da quello dei nemici e non c'è più il nome del combattente, ma direttamente lo sprite del mondo esplorabile. E poi ci sono anche i suoni. Sono state ridisegnate anche le barre della vita che, rispetto a prima, sono più snelle ed essenziali. Inoltre, ora la barra dell'energia magica è rappresentata da elementi discreti, dove ogni rettangolo equivale a un punto magia. Infine, ora gli attacchi critici sono segnati diversamente. Quando è un nemico a fare critico, il numeretto del danno risulta viola anziché rosso, mentre se è un personaggio a fare critico, il numeretto diventa giallo e, in entrambi i casi, il testo sarà più grande. Ma se queste non erano altro che migliorie grafiche a quello che già c'era, passiamo a nuovi meccanismi introdotti in questo aggiornamento. Dopo che il personaggio seleziona la casella in cui muoversi, si apre il menu delle azioni, dove è possibile scegliere se attaccare con una mossa, fuggire dalla battaglia o non fare nulla. In futuro sarà anche possibile raccogliere gli oggetti da terra e aprire lo zaino per usare oggetti di cura e altro. Approfondiamo il nuovo sistema delle mosse. Se nella versione precedente tutto quello che si poteva fare era premere un tasto per attaccare un nemico con un danno costante, adesso ogni personaggio ha un suo catalogo di mosse personale che potrà essere espanso nel corso della storia. Le mosse che vedete qui sono ancora provvisorie, ben lungi dall'essere bilanciate, però molti dei parametri sono già in funzione. La potenza della mossa, la precisione e il costo in punti di energia magica sono tutte cose che già funzionano come dovrebbero. La novità ancora più notabile però è l'aggiunta del raggio d'azione, diverso per ogni mossa. Quando si seleziona una mossa vengono evidenziate sul campo di battaglia le fasce sulle quali è possibile attaccare. In questo modo spostarsi sul campo adesso è una cosa che ha un senso. Premendo la freccetta in basso o aspettando qualche secondo si apre il pannello coi dettagli della mossa. Passiamo adesso alle meccaniche circostanti il sistema di combattimento. Sono state aggiunte le effettive condizioni per la conclusione del combattimento, con tutte le loro animazioni e transizioni. Quando i nemici vengono sconfitti, il combattimento termina. Se invece tutti i propri personaggi finiscono KO, il combattimento si interrompe e si torna all'ultimo punto in cui si è salvato il gioco. Più articolata è la meccanica della fuga, che comunque è ancora incompleta. Quando si preme fuga, si torna alla mappa esplorabile e il nemico diventa impalpabile per qualche secondo, dando il tempo al giocatore di fuggire via. Se si rimane troppo vicini, però, il nemico tornerà a inseguirvi e il combattimento ricomincerà dall'inizio. Concludiamo le novità con piccolissime e rapide pillole. 1. Adesso compare un rettangolo azzurro sotto il combattente quando arriva il suo turno. 2. Alla morte di un nemico, tutti i personaggi ottengono punti esperienza e quello che gli ha dato il colpo finale riceve un 50% in più rispetto agli altri. 3. Ho corretto una marea di falle, soprattutto circa i salvataggi, la musica, gli inventari e le transizioni fra scene, ma non sono completamente finite. Ciononostante, il gioco ora è molto più stabile. Anche se non abbiamo parlato di tutte le novità, per ora mi fermo qui, perché ho intenzione di dedicare un secondo video alle sperimentazioni stilistico-artistiche a cui ho cominciato a lavorare. Mi riferisco ai nuovi ritratti e sprite che, come vedremo, richiedono un po' di attenzione. Pertanto, vi raccomando con velata minaccia di iscrivervi al canale per sostenere il progetto e, naturalmente, per non perdervi i prossimi video. Ma ora passiamo alla parte dei dubbi, del dibattito e della disperazione. Arrivato a questo punto dello sviluppo, alcuni fra gli iscritti stanno cominciando a rivalutare positivamente il sistema di combattimento. Se all'inizio, quando ne parlavo in modo astratto, non si vedevano grandi sbocchi futuri, ora sembra che le cose stiano diventando progressivamente più convincenti. Ma c'è un grande problema, una domanda che mi obbliga a scegliere solo una delle due strade possibili e che, una volta presa una, avrò escluso a priori l'altra. E questa domanda è...
È davvero una buona idea inserire i minigiochi a ritmo di musica quando i personaggi effettuano degli attacchi? Oppure no? So bene che questo era uno dei punti cardine del sistema di cui avevo parlato nel primo video dedicato al combattimento, ma sapete, sto notando che già solo così, con tutte le variabili che ci sono nel gioco, il sistema di combattimento potrebbe essere molto ricco. Perciò mi chiedo, e se la parte a ritmo di musica fosse di troppo? E se risultasse sovrabbondante o persino fuori luogo rispetto al contesto che si sta creando? Però c'è anche l'altra faccia della medaglia, cioè senza i minigiochi a tempo di musica, il combattimento rischia di essere troppo noioso e poco eccitante? Non lo so. Per questo chiedo ancora una volta la vostra opinione nei commenti, ma stavolta con una consapevolezza in più. Adesso c'è più carne al fuoco, è più facile anche per voi spettatori riuscire a immaginare cosa potranno diventare le battaglie quando il gioco sarà maturo. Quando cioè, oltre alle reali mosse dei personaggi, tutti i combattenti avranno animazioni di attacco con tante particelle, fuochi d'artificio, sbrilluccichi magici che pure Genshin sembrerà una parete di calcestruzzo grigio. Insomma, voi come la vedete? Un combattimento più classico oppure un combattimento con una componente musicale? In ogni caso, sicuramente la meccanica musicale sarà l'ultima che aggiungerò. Prima dovrò lavorare agli stati di alterazione, gli algoritmi di comportamento dei nemici e tanto altro. Perciò io ho lanciato il sasso. Adesso la discussione è da continuare nei commenti. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e vi ricordo che il link della pagina itch del gioco è nella descrizione del video. Quindi non avete alcuna ragione per non provarlo, tanto è gratis. Almeno per ora. Vi imploro per l'ultima volta di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace sotto il video e magari condividete questo video coi vostri amici, perché più siete a criticarmi e più ne godo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!